Inazuma Eleven è conosciuto per i personaggi leggendari che Akira Ino ha saputo creare, Sean Frost, Faerun e tantissimi altri che negli anni sono diventate vere e proprie icone della serie, figure che hanno segnato l'immaginario dei fan, che hanno reso indimenticabili partite, tecniche e momenti che ancora oggi tutti ricordiamo. Ma accanto a questi nomi giganteschi esiste anche un'altra categoria di personaggi, quelli che non hanno mai avuto un episodio dedicato, un momento clou nell'anime. Sono quei giocatori che scopri solo se hai davvero spolpato i giochi da cima a fondo, passando ore nel postgame, affrontando ogni sfida opzionale e parlando con NPC che la maggior parte delle persone non notano nemmeno. E molto spesso proprio questi personaggi secondari diventano i nostri preferiti, perché li abbiamo scoperti, sudati, allenati, usati in partita, quando nessuno sapeva nemmeno chi fossero. Io, per esempio, nella seconda trilogia ho sempre avuto un affetto particolare per Yur, che è membro del Team Gall, un giocatore che molti ricordano per la somiglianza con Paolo Bianchi, la celebre meteora bianca della squadra italiana, ma non è di lui che parleremo oggi. Voglio portarvi in un angolo dell'universo di Inazuma Eleven che quasi nessuno conosce, sepolto sotto contenuti opzionali che pochi giocatori hanno davvero esplorato fino in fondo. Oggi parleremo dei personaggi che, secondo me, sono i più misteriosi ed enigmatici dell'intero franchise, i giocatori del Lavo. Se questo nome non vi dice nulla, tranquilli, facciamo un passo indietro. Siamo in Chrono Stones dopo la vittoria contro la Lagoon. La storia principale è finita e la squadra ha superato gli ostacoli temporali. Il viaggio è completo, ma non del tutto, perché il vero mistero, quello più oscuro, inizia solo adesso. Prima di raggiungere questo segreto dobbiamo superare due squadre speciali, quella di copertina con gli Olululo Lunare o i Nos Fanatici e poi i Figli della Notte, una squadra formata dall'unione di giocatori più forti dei due team precedenti, un ibrido composto interamente da vampiri, licantropi e creature che sembrano provenire da miti e leggende della notte. I capitani di queste squadre, Wolfram ed Asmodus, non sono comparse buttate lì per riempire uno spazio. Nell'anime infatti li vediamo come conoscenti di Simeon, personaggi ambigui che lo criticano, lo mettono in difficoltà. Gli rinfacciano la perdita di Zanark e Fei accusandolo di aver indebolito la New Gen e di aver praticamente regalato un vantaggio agli avversari, l'Eldorado. Già qui si capisce che questi due personaggi sono qualcosa di diverso dai soliti avversari, superiori addirittura a Simeon, ma è nel gioco, attraverso il link segreto, che il loro ruolo si espande davvero. Dopo averli affrontati in una partita che molti considerano una delle più difficili del postgame, la Chrono Storm li sconfigge, e proprio in quel momento, senza alcun avviso, Wolfram ed Asmodus vengono improvvisamente teletrasportati. Davanti a loro c'è un personaggio seduto su una sorta di trono, una figura inedita mai vista prima, dall'aura profondamente diversa rispetto a tutti gli altri personaggi incontrati finora, un essere glaciale che utilizza frasi enigmatiche come se fosse a conoscenza di qualcosa che noi non possiamo sapere. Quest'uomo dice di essere chiamato Avo, un nome che immediatamente richiama l'idea di antenato, come se fosse l'origine dell'umanità. E non è una coincidenza. Avo parla apertamente del volere della Terra, di una volontà superiore, di un progetto planetario che lui sta guidando. Secondo lui la forza degli ultra evoluti è insufficiente, sono arroganti, accecati dal proprio potere, convinti di essere all'apice dell'evoluzione, ma si sbagliano. Esiste un'energia ancora più grande, una forza che va oltre tutto ciò che abbiamo conosciuto finora, una potenza che solo pochi individui prescelti sono in grado di evocare, ed è qui che entrano in scena gli altri 5 giocatori. Sono figure totalmente nuove, non vengono menzionati direttamente i loro nomi, senza background, senza alcuna informazione. Avo dichiara che proprio grazie a loro riuscirà a compiere il volere del pianeta e proteggerlo dal destino che incombe su di esso. Ma c'è di più, perché chi ha giocato in Azuma Eleven Go Galaxy riconosce immediatamente l'identità di quest'uomo. Avo non è altro che Astro Black, uno dei personaggi centrali della stagione successiva. E accanto a lui, anche se in questa scena non interviene direttamente, c'è il suo fedele valletto, Ptumri, uno spirito proveniente da un altro pianeta, che segue Black ovunque, affascinato dalla sua aura e impegnato in una missione personale, salvare la principessa del suo mondo, ormai scomparsa. Il fatto che Astro Black compaia già in Chrono Stones dimostra che Level 5 aveva pianificato in anticipo parte della trama di Galaxy, dando indizi in una porzione di gioco che in pochi hanno davvero esplorato. Ma torniamo ai giocatori del Lavo. Qual è il loro ruolo? L'uomo li descrive come assistenti, sono coloro che dovranno cercare i talenti più puri, i veri difensori della Terra, quelli che possono incarnare il potere che lui considera superiore anche a quello degli ultra evoluti. Peccato che, osservando le loro scelte, forse avrebbero potuto fare di meglio. Non sappiamo nulla di
questi personaggi, se non i loro nomi e descrizioni dopo averli reclutati nei giochi, ma lasciano l'amaro nella bocca dei fan che si aspettavano una maggiore caratterizzazione. Il loro design è molto particolare, lontano da quelli che abbiamo visto solitamente e che si avvicina all'idea che non facciano parte di questo mondo. Questa teoria si rafforza dal fatto che l'unica persona con la possibilità di vedere le persone dotate di un totem è Black, ma se non fosse davvero così? Nell'anime di Galaxy lo stesso allenatore della Earth Eleven spiega che dopo essere stato investito da uno degli scagnozzi di Zulan Rice è stato salvato grazie a un farmaco non autorizzato. Dopo la somministrazione di questo riesce a vedere l'anima delle persone riconoscendo chi l'ha più forte e diventa l'unico sulla Terra ad avere questo potere. Evidentemente questi 5 personaggi hanno la stessa abilità e mi viene da dire che non provengano dallo stesso nostro pianeta, ma dalla galassia perduta, un luogo esplorabile nel postgame di Galaxy, che è composto da stelle morte e ricordi. Infatti, dopo aver percorso tutto il tratto per arrivare allo stadio, c'è un gruppo di amico card con tanti personaggi speciali, come quelli che hanno vinto i tornei ufficiali organizzati da Level 5, oppure creati e disegnati dai fan, ma andando fino in fondo troviamo proprio loro, Ash, Shang, Hazard, Jank e infine Braggard. Come possiamo capire dai loro nomi e dal loro aspetto, ognuno si riferisce a un certo colore, così come il proprio elemento e spirito guerriero. Sylvain al bianco, Sting al ciano, Red al rosso, Goldust al giallo e Venom al nero. Ma perché si trovano in questa lista se non condividono nulla con i giocatori precedentemente citati? Questo è uno dei dettagli più strani e, allo stesso tempo, più affascinanti dell'intero mistero. Inazuma Eleven non fa quasi mai cose a caso, soprattutto nei contenuti post-game. La galassia perduta è un luogo fuori dal tempo, popolato da ricordi, frammenti di vita e presenze che non appartengono più al loro mondo d'origine. Il fatto che proprio lì compaiano questi personaggi prescelti ci suggerisce che non sono normali, né tantomeno semplici assistenti. Non appartengono davvero alla Terra. Cosa voleva davvero Avo? Se osserviamo attentamente la timeline della trilogia di Go, c'è un momento che passa inosservato, il periodo in cui Astro Black, dopo essere stato resuscitato, rimane nell'oscurità per un lungo arco di tempo non spiegato. Lui stesso lo dice in Galaxy, non si ricorda tutto, non sa esattamente cosa gli sia accaduto, ma sente di essere cambiato. È come se, per un certo periodo, non fosse più pienamente umano. Ed è proprio qui che nasce la mia teoria. Durante quella fase di assenza, Black non era sulla Terra, era altrove, perso tra le dimensioni, alla ricerca di individui che avessero il suo stesso dono, la capacità di percepire ciò che vive oltre la realtà fisica, oltre il semplice concetto di potenziale e spirito. La galassia perduta quindi non sarebbe solo una parte del postgame, ma una delle tappe del viaggio di Black. Un viaggio in cui, per seguire la volontà del pianeta, lui ha raccolto quei 5 personaggi per farne i suoi assistenti, non per combattere, ma per cercare i difensori perfetti della Terra. Nell'ultima scena di Galaxy, Dark non torna con il resto della squadra sulla Terra, ma viene teletrasportato in quella che presumo sia la sua navicella spaziale, con cui ha viaggiato gli anni precedenti e continuerà a viaggiare, perché ormai la Terra gli è diventata stretta, non c'è più posto per lui. Il suo prossimo obiettivo è l'intero universo e chissà come si svolgerà la sua storia nella Chronicle Mode di Inazuma Eleven Victory Road, se sarà presente come sostenuto da molti vedendo la silhouette del Mind Eater. Forse capiremo finalmente dove è stato, cosa ha trovato e soprattutto chi sono davvero i suoi misteriosi assistenti. Fino ad allora i giocatori dell'Avo rimarranno uno dei segreti meglio nascosti dell'intero franchise, un frammento di lore che vive tra le pieghe del postgame, tra dimensioni perdute, ricordi spezzati e stelle che non brillano più. E chissà, forse Level 5 non ha ancora finito di raccontarci tutta la loro storia. Come sempre vi ringrazio per la visione e vi auguro una buona giornata.